Cioè, che cosa indossi stasera? Allora, non ci crederete mai, ma io indosso Shane. Tu, Grazie, Giulia? sì. Io indosso cinesi di Gallarate, Adoro. Sponsorizzateci. sponsorizzateci. Secondo me andranno veramente di moda. Sarà un lusso. La settimana scorsa, insomma, c'è stata la 93esima edizione degli Oscar e volevamo aprire un piccolo capitolo. Ovviamente torneremo alla programmazione normale tra pochissimi minuti. Ci E nella sembrava chat giusto. live dello scorso episodio ci hanno chiesto di parlarne, quindi siamo qui. Ne volevamo parlare a prescindere, quindi ci avete dato un input. Ne abbiamo approfittato. Allora, io parto dal presupposto che l'anno scorso già sono riuscita a guardare qualcosa in più, ma quest'anno l'assenza di cinema, non solo di cinema, ma anche di poter trovarsi con gli amici a vedere i film, mi ha debilitato così tanto che io di film di quest'anno ne ho visto uno, ed è Soul, il film d'animazione della Disney Pixar. Non l'ho visto, però sono E d'accordo. Il bello di giuro, andare al cinema, di sedersi e dimenticarsi di tutto, no? Per quel paio di ore. Ti è sentito? Poi molto spesso devo dire che andando in compagnia al cinema non hai sempre la possibilità di vedere cose magari più impegnate. Di solito quando si va in comitiva si scelgono qualcosa che può piacere a tutti perché non tutti sono amanti del cinema e quindi dici ok, guardiamo il film d'azione, guardiamo film. Però con quelle poche persone con cui comunque c'è un interesse cinematografico ci si trovava magari a casa di qualcuno, si faceva la giornata a guardare magari il paio di film che ti interessavano di più agli Oscar o altro. Invece quest'anno proprio zero. Ma io prenderei anche un piccolo capitolo sulla scorsa edizione. La scorsa edizione non mi è dispiaciuta. Sono felice per Parasite, perché comunque essendo un film straniero ha vinto parecchie cose. L'unica cosa è che non sono stata molto felice per Greta Gerwig, che non ha preso neanche una nomination ed era in lista con Piccole donne. Molto molto bello, cast stupendo, a parte, perdonatemi, ma Emma Watson non c'entrava assolutamente niente. Tra l'altro non ha vinto Parasite per Best Production Design, che secondo me se lo meritava, o 1917. Comunque pensiamo che è una mise en scène. Sono riuscita a vederlo, alla fine. Bellissimo, 1917. bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. Eh, A livello tecnico io ero un brodo di Impressionante, giuggiole. impressionante. Quindi o quello o Parasite secondo me dovevano vincere perché hanno costruito un'intera cittadina e tutta la casa è costruita apposta per il film. Quella casa non esiste. E ha vinto invece Once Upon a Time in Hollywood e hanno comunque usato tutte le strade che ci sono ancora oggi, nel senso che hanno cambiato, sì, ok, magari i loghi o i poster, cose così, dei film che c'erano al cinema all'epoca. Per l'amor di Dio, è comunque un lavoraccio, ma non è lo stesso lavoraccio di Parasite o di Costruire da capo. 1917. Su questo apro una micro parentesi. Facendo questo discorso mi è venuto in mente Martin Scorsese, quando c'è stata l'esplosione di critica del suo commento ai film della Marvel, che tutto è finto e tutto qua. E l'unico appunto che volevo fare, lui ovviamente è di un'altra generazione, ha fatto un appunto di un regista che lavora in un altro modo, perché per esempio tipo Gangs of New York lui ha ricostruito tutta la New York di quel tempo da zero su sé. È chiaro che uno che lavora così non riuscirà mai a... Cioè sì, sicuramente ne vede il potenziale, però capisco la difficoltà nel vedere un film completamente in green screen che può vincere come, che ne so, best scenography. Cioè... È come Però- se 300 dovesse vincere per Best Production Design e tu dici... tutto VFX. È girato in un garage. Esatto. Mi ricordo che ci fu una campagna per Black Panther per mandarlo agli Oscar e mandarlo agli Oscar. Forse era anche candidato, forse ha vinto pure qualcosa. Se non sbaglio, soundtrack o qualcosa del genere. Soundtrack, ha vinto come Perché soundtrack. la soundtrack è bellissima. Io ce l'ho vinto ancora come su soundtrack. Spotify e lì. Però È bellissima. mi ricordo che c'era la candidatura a Black Panther in qualcosa che io ho pensato, com'è possibile? Scusami, non c'è niente dietro. Ah no, ha vinto come miglior scenografia Ecco, sì. Black Panther. Dai, miglior costumi, I costumi erano bellissimi. costumi di Black erano Panther. meravigliosi. Posso dire che non sono d'accordo con tutta l'eccessiva pompatura che c'è, perché comunque me lo ricordo tipo il principe cerca moglie. I costumi, cioè per carità, non è la stessa cosa, stiamo parlando di una comedy e di un Sì. però i costumi erano bellissimi. avevano lo stesso sapore, lo Stesso vibe. Legandoci a Black Panther, Vai, purtroppo Chadwick Boseman ci ha lasciato l'anno scorso. poverino. Era nominato per Ma Rainey Black Bottom,
come best actor c'erano 5 persone, tra di questi Mhm. anche Anthony Hopkins che ha vinto. Più vecchio nella Più storia vecchio a degli vincere Oscar. e ha comunque anche dedicato un pensierino a Chadwick. Sì, ho C'è molta sentito. gente che dice, però doveva vincere Chadwick perché era la sua ultima occasione per vincere qualcosa agli Oscar. Io non sono d'accordo con questo pensiero. Allora io dirò, non ho visto il suo film, quindi non posso... No, no, Però ho no, visto no, degli no, no. spezzoni e non è per niente male, molto No, no, bravo. non Io sono un po' combattuta. vale la stessa cosa se uno è molto anziano Sì, cioè e voglio dici dire, questo Anthony ha potrebbe... 83 anni, non so se farà altri film ancora. Spero di sì. Non lo so. Sì, Spero di perché sì. li voglio un Perché è sacco bene. fantastico. Io sono innamorato del suo Instagram, vorrei Vabbè, ma è su sottoscrivere. TikTok, cioè ha Su 83 anni, è su TikTok. TikTok. E collegandoci a questo, direi anche che il Memoriam, per ricordare chi non c'è più, è stato orribile. Prima di tutto la scelta della canzone. Lo linkerò, anzi metto un collegamento qua sopra. Poi il fatto che le slides duravano 0,2 secondi. Immaginati essere Sean Connery ed Sì. essere onorato per 0,2 secondi. Scioccata. Io... Mm, che fretta hai? Passi, cioè dura 8 ore la notte degli Oscar normalmente, ok? 4 delle quali sono sul red carpet a parlare dei vestiti. Non erano morte, cioè sono morte un po' di persone, ma non così tanti da dire dobbiamo fare più in fretta perché ce ne sono troppi e non abbiamo il tempo materiale. Non lo so. Non è stato proprio di buon gusto, secondo me. Allora, sono anni particolari questi qui del Covid, Sì, sì, sì. Ma però anche se decidi... il fatto che non hanno neanche fatto la cerimonia nel Dolby Theatre come fanno di solito ad Hollywood, ma l'hanno fatta nell'Union Station di LA, che è stata una cerimonia molto privata. Se riesco metto dei video perché non so col copyright com'è, però proverò a mettere quello che posso. Come cerimonia è stato completamente diverso. E a proposito di record, quest'anno è la prima volta in 93 anni che nel Best Director sono candidate 2 donne. Adesso sarà un po' controverso quello che sto per dire. Sono molto felice che ha vinto Chloe Zhao, perché appunto poi si dice Zhao, e tanto l'ho pronunciato male lo stesso, ma vabbè, ci siamo capiti. Scusaci. Scusaci, ma... Però siamo in un'epoca in cui io non riesco a capire se danno i Vero? premi per contentino o per politically correct o perché adesso comunque le donne stanno iniziando a dire aspetta un attimo perché anche io ho del talento. Non che io ce l'abbia con gli uomini, non sono quel tipo di persona. Quasi tutti i registi che mi piacciono sono uomini. Non so se valutarla come una vittoria personale, Mm-mm. quanto facente parte della categoria, o se essere un attimo scettica e dire... Perché? Devo farmi questa domanda. Perché me lo stai dando? Perché io, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, non ho visto praticamente quasi nessun film. Non è come l'anno scorso che li avevo visti tutti, forse tranne uno. Non saprei creare una sorta di... Classifica. no, neanche una sorta mi viene in inglese. Dillo, te lo traduco. Comparing. Confronto. Ecco, non so creare una sorta di confronto tra i film e quindi dire no, però sai, era meglio quest'altro. Sì, sì. Capito? Quindi sono felice perché comunque almeno... Io ho avuto lo stesso pensiero Mm. l'anno che ha vinto La forma dell'acqua. Carino, cioè non dico che è Non è brutto. brutto. Mi è piaciuto, molto carino. Solo che dopo la cerimonia ha vinto Del Toro. Sì, ha spopolato del Toro. Ha vinto L'hanno tra l'altro ha vinto il film anche, come Ha vinto miglior il film. film, ha E ha vinto vinto lui, forse. lui e Pure. forse ha vinto qualcos'altro, adesso non mi ricordo. Vabbè. Solo che poi, dopo la cerimonia degli Oscar, ho visto Tre manifesti Ebbing, Missouri. Ah. Cioè nella mia testa c'è stato... Ah, Frances McDormand almeno ha vinto quest'anno. sì. Ha vinto anche quell'edizione come Best Sì, Actress, sì. se non sbaglio. Sì, sì, sì. E Sam Rockwell è fantastico. Mamma mia. Che Perdonatemi, bello. ma mi viene in mente Jojo Rabbit perché è una delle ultime cose che ho visto con lui ed È vero, meraviglioso. è meraviglioso in quel film lì. Però lui Meraviglioso. è talmente versatile che spero di continuare a vederlo spesso sullo schermo perché Tante è una volte, sì. gioia per gli occhi. Pazzesco. Ciao, Sam Rockwell in vestito di rosa. Ma Gwyneth Paltrow che vince per Shakespeare in Love sopra Kate Blanchett in Elizabeth, no. E lei forse se lo meritava di più per Sliding Doors, che comunque faceva Assolutamente. la stessa donna ma che ha preso due scelte In 2 momenti differenti, diversi, no? esatto. Per Di carità. record ne sono stati aggiunti diversi. Anthony Hopkins come l'attore più anziano, non voglio dire vecchio, perché è una brutta parola. Anziano, L'attore più 83 anni. anziano a ricevere un premio come Best Actor. Anthony Hopkins ha vinto nel 92, sembra, Sì? per The Silence of the Lamb. Perdonate l'inglese, ma il titolo in inglese è tutta un'altra cosa rispetto a quelli... Anche se non è tradotto male, devo dire. No. Però il concetto del Lamb come creatura innocente è meraviglioso, secondo me The Silence of the Lamb, fantastico. Il suo screen time era di 24 minuti.
su un film che dura tipo Sì. 2 ore. che 600 dura- anni. Esatto, dura tantissimo, non so se Mm. 2 ore e mezza addirittura o qualcosa di intorno a quello. Quindi, cioè, Però, cioè, siccome la sua presenza è talmente forte, non te ne rendi conto che no, sembra molto sta più così presente. Sì, esatto. È praticamente un'aurora della Disney. Anche la Bella Addormentata quanto sta sullo schermo? 17 minuti, 20 minuti? Beh, fammelo vedere. Scusa, ma questo paragone della Bella Addormentata con Hannibal... Però è vero che c'era il minutaggio anche di quello. Anche lei parla con la sua cena, tipo gli animali del bosco, quindi... Su, tra 90 minuti sarà, no, un po' meno perché è un cartone, quindi 80 forse. 18 minuti. E dorme per tutto il film. C'è, ma dorme. Quindi Anthony Hopkins, Darth Vader. Anche lì, Darth Vader è una delle cose più allucinanti, secondo me, della storia del cinema, perché è una persona che non si vede mai, che ha la voce di un'altra persona. Aurora in mezzo a questo terzetto. Aurora, sì, 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 sì. Bellissimo. La costumista Anne Roth. Ha 89 anni, ha vinto Best Costume Design Adoro. per il film con Chadwick Boseman. My Rain is Black Bottom. Oh mio Dio. Sembra un Ok. tongue twister, Rain ma Black Bottom. mi ha ricordato un po' il nostro Ennio Morricone. Anche lì è stato orribile perché Ennio Morricone ha Ah, fatto la storia e ha cioè, vinto soltanto per carriera. Hateful Eight. Gli è andato quello alla carriera, poi basta. E quella della carriera. Cioè. Poi c'è, vabbè, Le due donne. Chloe Zhao che ha vinto dopo 600.000 anni. Vabbè, dopo 11 anni dopo Catherine Bigelow. Cioè, io voglio dire, Sì, non sì. ci sono così poche registe nel mondo, ce ne sono tante. In 93 anni, 93 veramente? anni, due vincitrici e 7 candidate, di cui quest'anno 2, quindi 5 Siamo fino all'anno fuori? scorso. Vuol dire 2 cose: o che sono meno brave, non credo, No. oppure che gli vengono date molte meno possibilità. Sì, perché comunque ad esempio l'anno scorso c'erano dei documentari diretti da donne che hanno anche vinto, Mhm. però ovviamente agli Oscar i documentari hanno molto meno spazio rispetto Meno al film, al sì, feature, sì. quindi sì, magari hanno vinto nei documentari o in altre categorie, però non è giusto. Cioè ad esempio Piccole Donne che vince, che ne so, per Best Costumes o cose così. Sì, bello, perché comunque la regista è una donna, quello che vuoi, però non ha vinto la regista donna, anche Lei, sì, se, sì. certo, è comunque una parte del suo film, quindi è come se vincesse anche lei, però Sì, sì, assolutamente. Cioè, dove sta il riconoscimento, no? lì siamo su questo filo sottilissimo per cui non devi candidare qualcuno solo perché è donna, però dovresti dare la possibilità alle donne di Ed è per questo dimostrare che il io proprio aggiungerei la livello. categoria Best Female Director. Ci Io sono actor e aggiungerei. actress, Perché non aggiungere il Best ci Female sta. Director? Cioè, ci potrebbe... Ecco, le categorie che secondo me andrebbero aggiunte agli Oscar. Un premio per i casting director che fanno già il 90% del film, grazie, Per prego. esempio. Non c'è di che. C'è Best Assemble. Dateci un premio, Cioè, grazie. è il premio, cioè Best Assemble è la composizione del cast, non è Sì. il Che casting comunque è un director. lavoro che ha fatto il casting director alla fine. Però, Esatto, però non prende il casting director. tipo Knives Out. Knives Out, ho visto il cast e ho detto... Cosa, scusa? Quante robe Adesso da guardo The vedere. Crown e dico... Ecco, quindi da oggi in poi sentirete, da oggi in poi, dall'inizio di questo podcast, sentirete me pronunciare Moulin Rouge e The Crown più volte. Sicuramente aggiungerei una categoria che può essere best stunt oppure in generale o la scena o lo stuntman proprio. Perché o la miglior scena d'azione e quindi coinvolge proprio tutte le persone, e non deve essere per forza una scena spettacolare o cosa, però un inseguimento in macchina o quant'altro è anche abbastanza, no? Oppure proprio lo stuntman in sé come persona No, che secondo fa... me si meritano comunque un riconoscimento, anche perché rischiano la Eh, vita per il tuo film, ma vorrei anche dire. perché io penso a un film d'azione dove o sei Tom Cruise oppure la metà o se non di più delle cose che si vedono non sei tu a farle. Non O sei Jackie aggiungerei Chan? o sei Jackie Chan, esatto, scusate, mi stavo dimenticando di Jackie Chan. Non aggiungerei come si vociferava qualche anno fa, la categoria tipo miglior blockbuster o miglior cosa, perché secondo me non ha senso. Che non sia valutabile come un film che può entrare nella storia del cinema. Cioè, Mm, parliamoci chiaro, un film che guadagna tanto non vuol dire che è bello. no, Non è perché Vacanze sul automaticamente... Nilo, mi fermo qui. Mi fermo qui. Prego. Ad esempio, il Joker di Joaquin Phoenix era uscita la cosa che ha guadagnato tot di più rispetto a... Cioè è uno dei film che ha guadagnato di più nella storia di cosa. Perdonatemi, ma degli ignoranti sono venuti fuori dicendo no, è stato Avengers Endgame che ha guadagnato... No, tu non hai capito. In proporzione quanto è stato speso. Sì, esatto. Perché se io ho speso 2 euro e guadagno 2 milioni di euro, è diverso che io ho speso 1 milione di euro e guadagno 3 milioni di euro. È questa la differenza. E comunque, ripeto, la qualità
non vuol dire il guadagno e viceversa. Anche perché Mank è stato nominato per diverse categorie, ma l'hanno visto in 3 forse, Mank. Non perché faccia schifo, ma perché è un tipo di film storico, una biopic, ed è Mhm. è un peccato perché non è quello che penso, sinceramente, perché le biopic le amo fortissimo. Per quello mi piace anche The Crown, perché alla fine è una biopic. Però è il tipo di film che non molti guardano. Cioè, io odio Frozen con tutta me stessa. Eppure è uno dei film che ha avuto il maggior successo e che ha il maggior raggio di merchandising, ha sollevato maggior interesse quando c'era, non lo stesso anno per carità, però l'anno prima forse, Le Cinque Leggende, candidato. Che bello le 5 leggende. E non ha vinto comunque. Allora, ti dirò, di Frozen mi è piaciuto di più il 2, forse perché Mhm. per il primo io babysittavo e quindi ho sentito quindi- Let It Go 600.000 volte, volevo morire. E poi perché, vabbè, c'è un richiamo agli anni 90 che mi ha fatto morire fortissimo Sì. nel secondo. Era un po' come li pubblicizzano, ad esempio Inside Out, bellissimo film, ottimo concept, però la scena di loro nella testa della bambina che impazziscono, eccetera, 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 l'hanno fatta vedere 2 anni prima che uscisse il film, che quella era una delle scene più importanti, forse, del film. Mhm. E quando è arrivata non mi ha fatto nessun effetto perché l'avevo già vista 600 volte. Però su questo ci collegheremo in un'altra puntata perché abbiamo un altro topic molto importante a riguardo. Sì. Parliamo anche di casa nostra, c'era Laura Pausini, È vero. c'era Pinocchio. Ok che non abbiamo vinto, però... La mia sosia. La tua sosia. Già che siamo stati nominati, insomma, non No, siamo infatti. nominati spesso noi, quindi già No, la è vero. nomination mi ha fatto molto piacere. Trovo molto divertente che siamo nominati quasi sempre per Roberto Benigni. Per Sorrentino, che non se lo merita. Vabbè, anche Luca Guadagnino ci ha portato un po' Una di... suora nana che fuma. Stacco. Un lavandino che perde. Tacco. Vecchiardi nella sauna. Per fortuna abbiamo Luca Guadagnino che fa cose belle, anche se... Ne abbiamo già parlato un pochettino di Pinocchio e del tonno. Forse per quello non ha preso è colpa del tonno. Quindi la candidatura già, Sì. cioè, sono molto molto contenta che... Robertino è l'unico che riesce a fare 2 film uguali, praticamente. Cioè, Esatto. fa lo stesso film e comunque vince cose, prende nomination fighe, quindi... Sì. Ci mancava Roberto. Sofia, ci mancava Sofia che... Mancava Sofia. Roberto! Roberto! Oh, hai sete? Che sete? Fede, ma cos'è quella? Cosa, questa vecchia cosa? Non è niente, non è Ok. assolutamente niente. Stiamo facendo dei prototipi per cose. Inutile spiegare cosa. Testando varie superfici. Needed. È buono qui? È buono È qui. buono qui. Intanto lo stiamo facendo per noi. Poi se voi dovesse interessare questo, Esatto. potrebbe esserci anche per voi. Spille, un po' di tutto. Vedremo. Pannolini, clisteri, Pannolini. portaassorbenti, Di classe. Sigarette. bastoni no, per la sigarette no. vecchiaia, Cosa abbiamo? pappagalli, Pagalli, cuscini. lettiera per gatti, Ogni sassolino ha su inciso le nostre faccine. sacchettino per metterci dentro la cacchetta del cane. Dei Tutto. Che cazzo ridi? Ho scritto Chloe con le scarpe da tennis lol. No, ecco, una cosa che volevo citare, abbiamo parlato di Frances McDormand prima e lei ha detto una cosa meravigliosa, Ha fatto un bellissimo discorso lei. esatto, del fatto che ha sempre fatto la coprotagonista nei film e le dicevano sempre i provini che non era abbastanza alta, non era abbastanza magra, non era abbastanza bella e lei Non era abbastanza, appunto. non era abbastanza e lei ha detto che un giorno vi stancherete e avrete bisogno di qualcuno che non è abbastanza. Diceva che preferisce personaggi femminili che abbiano una loro storia incentrata su quello che è la loro vita, non che sia un personaggio femminile protagonista, ma che fa da spalla, che comunque anche se è un protagonista femminile è comunque un coprotagonista. Un po' come può essere The Danish Girl, Sì, esatto, che che comunque non è la sei sua storia, è la un'attrice. storia del marito, no? Esatto, che comunque sei un'attrice protagonista perché sei la donna protagonista, però non sei la protagonista del film. Sì, sì. Credo almeno che intendesse quello. Vedendo se ho parlato di tutto. Ah, sì. Glenn Close ha twerkato. Io le voglio tanto bene. E poi volevamo, anche per un piccolo capitolo, sempre per casa nostra, Helen Mirren che si è prestata per il video di Che cosa vuoi? Non sapevo parlasse un italiano così... Ma io ho scoperto perfetto. con questo video che lei ha una masseria in Puglia. No, quello lo sapevo, perché vabbè, ho origini pugliesi, quindi si sparge la voce se lo sa uno
a Taranto lo sa anche l'altro a Bari. Ad esempio George Clooney ha vissuto sul lago di Como e sa dire soltanto Nespresso e ciao Buongiorno, e buonasera. buongiorno. Io sono rimasta Scoperta. sconvolta. Anche Non è perché un ci problema. saranno presto i BAFTA TV, quindi faremo anche una puntata su quello, se vi interessa. A giugno. rimane. Potremmo parlare per ore degli Oscar, però anche il resto della puntata è molto importante. Si collega anche ad alcuni temi che abbiamo affrontato adesso. Ci vedremo di nuovo con questo topic probabilmente quando faremo la puntata sui BAFTA, quindi ci dilungheremo un po' e parleremo anche, oltre che dei BAFTA, Golden Globes e Oscar. Vi lascio con una domanda, prima dell'inizio della prossima puntata. Secondo voi anche Netflix dovrebbe fare uno show awards? O dovrebbe esserci per tutti gli streaming services, tutti assieme, con i vari show? Cosa ne pensate? Perché comunque lo streaming adesso sta iniziando a darsi spazio, no? Nell'industria, quindi dovrebbe forse avere anche una sua cosa a parte. Con gli originali, cioè Gli originali, Netflix, certo, l'originale sì. Prime, sì, ci sta. Quindi Netflix non vincerebbe nulla. Se No, poi Netflix original sono To All the Boys I Loved Before. vincerebbe solo Prime con The Boys praticamente, sempre, Sì. tutto. The Crown è un Netflix original, Ah, è vero? No, allora ci sarebbe qualcosa che vince, ci potrebbe quindi vince tutto The Crown. Perfetto! Oh, io voglio sapere anche quali sono le categorie che aggiungerebbero i nostri ascoltatori agli Sì, Oscar. fatecelo sapere. Se state vedendo la premiere, ditecelo di qua. Se non state vedendo la premiere, lo state vedendo dopo, ditecelo sotto. E detto questo, vi lasciamo con il resto della puntata, se questo non dura 60 anni. Quindi 3, 2, 1. Buongiorno! Ciao a tutti! ciao, è Bentornati! Non ci siamo accorte. Eravamo troppo presi dalla conversazione. Buon Halloween! Buon perché noi- Halloween! Da mercoledì Adams e da Coraline. Coraline è cresciuta. Specifichiamo che noi registriamo prima Sempre un po' del prima. dovuto, però oggi è il 18 marzo 2021 e oggi è una data molto importante per Giulia e domani sarà una data molto importante per me. È una bella settimana. È veramente una bella settimana, nonostante Mhm. la quarantena. Oggi è uscito su Sky e in tutto il mondo, suppongo, in giro. Justice League. La Snyder Cut. Potrei commuovermi. E invece tu? Beh, domani uscirà Falcon e The Winter Soldier. Chi? The Winter Soldier. Ok, solo Winter Soldier. Ok. Ciao Falcon, ti vogliamo bene, ma non abbastanza. No, poverino. No, sei fantastico, beh. Anthony Macchi, ma Sebastian Stan. Ciao Anthony, ciao Sebastian. Io sono mentalmente sposata, Sebastian. Ecco, quindi quest'oggi E tu invece con tutti. tutti quelli di Justice Justice. Perfetto. Non posso separare Batman e Superman, non è una cosa che mi puoi No, chiedere. no, non puoi fare discriminazioni in questo. Li lascio l'uno all'altro e io li guardo e li riprendo, ma non è un commento. Quando ti chiedono Bene. qual è il tuo sandwich preferito. Vabbè, comunque... Tonno in sala. Ok, basta, possiamo cominciare con le cose serie. Parlando appunto di Justice League e Winter Soldier, non so, mi si spegne il cervello, quindi è un po' difficile riuscire a parlare di questi due argomenti. E vorrei fare un collegamento. Infatti oggi abbiamo da Seattle Brittany. Incredibly, people have been spotted in the water both today and yesterday. Oh mio Dio. Stiamo esagerando. Beh, insomma, farà bel tempo, grazie Brittany. No, farò questo volo pindarico per parlare di un avvenimento che è successo quando uscì la prima versione di Justice League, quella modificata e ritoccata da Joss Whedon, dove erano presenti delle scene di amazzoni. Okay. E questi amazzoni erano le amazzoni, adesso magari vedrete la foto perché Federica è brava e la mette, del tempio. Ci faccio io i delle- materassi. Grazie. Il loro compito è quello di, nel caso ci fosse un pericolo, di distruggere questi due pali di legno che bloccano la porta, che fanno cadere una porta di roccia. E quindi hanno delle mazze giganti, le attrici sono delle bodybuilder e hanno una fascia qua, la mutanda tipo classica alla Xina e Ok. questa specie di coso sopra in cuoio di pelle. Una di queste amazzoni postò una foto dicendo che era meravigliosa, si piaceva tantissimo, no? E le arrivarono una serie di commenti dicendo che era sbagliato, che era sfruttamento del corpo femminile, che non doveva assolutamente fare una roba del genere. Lei rispose dicendo che con questi costumi, con questo trucco, di solito lei che è un fisico da bodybuilder, di solito viene sempre considerata un maschietto,
macho, non femminile, mentre in quel momento le avevano messo una parrucca fantastica da amazzone bionda, trucco meraviglioso, nonostante mantenesse la forza del personaggio, comunque si era sentita molto più femminile, molto più apprezzata, non capiva come mai non potesse farlo, non fosse sua libertà farlo, perché c'era gente che trovava da ridire. E quindi io prenderei tutto questo lunghissimo discorso per dire che alle donne dovete lasciare fare quello che vogliono, ok? Beh, mi ricorda un po' quando Emma Watson ha fatto quelle foto un po' più, tra Osè. virgolette, osè, che però in realtà non era neanche nuda, mi sembra, però era un po' più scoperta del solito. Però erano le foto di classe, secondo me, non erano per niente volgari. E anche lì l'hanno criticata, ma tu che sei femminista non dovresti oggettificare il tuo corpo in questo modo? E lei ha risposto, ma io sono Sì. libera di fare, cioè proprio perché Esatto. sono libera di fare quello che voglio con il mio corpo e perché ne ho possesso, penso di poter essere Posso in farlo. grado di fare quello che voglio. Esatto, è Poter fare anche questo tipo di foto. è un argomento a cui tengo molto perché, soprattutto nel mondo del cinema, c'è la tendenza a pensare, vabbè, si sentono chiaramente purtroppo brutte cose del fatto di attrici o anche attori che vengono costretti a spogliarsi o che vengono costretti a fare chissà che cosa. Però quando una persona volontariamente lo fa, oppure chiede di farlo, oppure non ha problemi a farlo, trovo stupido attaccare questa persona, soprattutto da persone che dovrebbero sostenere questa cosa, perché molto spesso sono donne che si ritrovano a criticare una donna per aver mostrato il suo corpo. E lo trovo strano, lo trovo incoerente come argomento. Mi ricordo che per questo motivo attaccarono anche Zack Snyder, che poverino non c'entrava nulla, e in più, ve lo ricordate 300? Sono tutti uomini nudi. Però vabbè. Ve lo ricordate? Io me lo ricordo. Io. Così come se io passassi 6 mesi ad allenarmi svegliandomi alle 4 di mattina tutti i giorni a mangiare pollo bollito e broccoli al vapore e mi venisse il fisico di Gal Gadot, mai lo chiedo io di fare una scena in mutande perché cioè, con Come tutta la minimo. fatica che ho fatto, almeno che si veda quello che no, mica che mi mettono addosso un pastrano e non si capisce com'è il mio fisico sotto. No, infatti, cioè cosa mi sono fatta il mazzo a fare? Per non farmi vedere? Cioè io sono dell'idea che sia molto bello vedere un eterosessuale, quindi mi fa molto piacere vedere degli uomini mezzi nudi in film o telefilm o quant'altro. Però per lo stesso motivo ci sta vedere anche delle donne. Deve essere equilibrato, chiaramente, Certo. il E non deve essere tutto il rapporto. film, perché ci deve E essere non anche deve una essere trama. tutto il film, altrimenti fate un Diventa, esatto, cioè va diventa bene così. qualcos'altro. Cioè, per esempio io, Bridgerton, non so di cosa parla, ma so che esiste Trama, che è il nome di quel poveretto che fa il protagonista. Allora, io l'ho visto. Allora, c'è uno switch incredibile, nel senso che i primi episodi dici, ok, dai, mi dà molto il vibe da Piccole Donne, anche se Piccole Donne è un po' più in là rispetto a livello di epoca, però Sì, come sì. vibe mi dà molto Piccole Donne, Orgoglio e Pregiudizio, no? Quel tipo di Quel cosa. genere Quindi lì. dici, ok, cioè, vabbè, ok, ci può anche stare. E poi c'è questo switch incredibile che sembra un misto tra 50 sfumature di grigio barra l'attore l'ha descritto in una maniera incredibile. Se non sbaglio era Jane Austen meets 50 Shades of Grey. Che non è, cioè da una parte non è male perché comunque magari c'è qualcuno che non l'ha ancora visto, però spiega molto bene il background di lui, specialmente perché lui aveva dei blocchi non sessuali, però aveva dei blocchi di un certo tipo che hanno a che fare con la sua famiglia e queste scene fanno vedere questi suoi blocchi sotto un certo aspetto, quindi da una parte ci sta e poi comunque anche lei è molto giovane, quindi Ok. vabbè, non posso esprimermi troppo. È una signorina illibata. Esatto. Sì, Come sono forse colta, regà! insomma, questi termini. Secondo me, ecco, ne hanno messe troppe di quelle scene. Cioè, ci stanno in Ok. realtà come scene. E sono anche fatte molto bene. C'è proprio una coreografa che ha coreografato tutte le scene di quel tipo. E c'è un bello studio dietro, anche a livello di quei costumi, sono bellissimi. Ho notato. Io personalmente non ne avrei messe così tante di scene. Il Esagero. montaggio iniziale è perfetto perché spiega perfettamente anche la chemistry che c'è tra di loro, cioè c'è Ok. il fatto di volersi così tanto, no? Però poi abbiamo capito, nel senso, per l'amor di Dio, se mi trovassi nei suoi panni, nei panni di lei, anche io Sì, non avrei più però smesso, però voglio dire, la storia per un è un attimo po' cessa di diversa. esistere, c'è solo quello, e Sì. dicevo, non è male come A serie. me Bridgerton solo non l'ho visto ancora, quindi cosa. Però mi ha dato delle vibes da Maria Antoinette, quello di Kirsten Dunst. Allora, per fortuna no. Adesso la gente Ok. mi ucciderà. No, nel senso non è un brutto film, però ci sono molti elementi da Sofia Coppola che sono Che non ti piacciono. lentissimi. Tipo quella goccia che scende Sì, dalla sì, foglia che dura No, 60 anni. intendo più come quel misto di periodo storico, quel tipo, con gli elementi un po' pop Sì, ci o sono, sì, moderni, ecco.
Hanno... Poi è l'Inghilterra là, no? Non Sì, è... sì, beh, ci sono canzoni moderne che hanno trasformato in classiche, che però tu le senti e dici, oddio, ma questo è Shawn Mendes. Ah, ok, sì, quello me l'hanno detto. Sì, penso sia la prima canzone che senti nella serie, ho detto, aspetta, ma questa sembra... Oh no, aspetta, è una canzone di Shawn Oh, è Mendes. Quindi, ho quella. detto, ok. Quindi è un po' come Moulin Ok. Rouge, no? Che usano in Nirvana, usano... io che Sì, parlo sì, di ho Moulin visto Rouge quel in ogni giubbotto. episodio, chiedo scusa. Eh, Ciao, McGregor. Ciao, io e Gregor anche oggi. Però sì, hanno fatto una Eh, cosa di quel tipo, esatto, Dobbiamo, sì. è per contratto, è tipo il nostro Il nostro maggior sponsor principale. produttore, esatto, quindi bisogna nominarlo tutte le volte. È come la scritta del McDonald's dappertutto nei film americani. È giusto dare spazio sia agli uomini che alle donne, anche dal punto di vista dell'occhio che vuole la Mhm. sua parte. Per carità, il cinema è fatto di immagini e va fatto per immagini, quindi per Certo. carità. Però appunto per quello ognuno deve, cioè, così come gli uomini non devono fare commenti disgustosi, eh, lo stesso vale per le donne, Mhm. che non possono ergersi a paladine del femminismo e poi fare quando vedono Sebastian Anche se Stan. non... Vabbè. Anche se noi Sì. facciamo parte di quella categoria che, nonostante tutto, guarda i film Marvel non per gli uomini, ma proprio perché ci interessa vedere... Sì, sì. No, quello sì, quello sì. Cioè, io personalmente Sì. sono cresciuta con i fumetti di mio padre di Spider-Man, No, quindi esatto, anch'io. Io non vedevo l'ora. avendo un fratello maggiore, ho sempre avuto fumetti in Mm, giro. Oltre a Dylan Dog, vi prego, fate qualcosa di Dylan Dog fatto bene. Avevo i fumetti, quindi... E poi, vabbè, sì, i sì. cartoni animati. Io so la storia dietro e quindi mi Mhm. piace vederli. Poi, Esatto. appunto, se mi Anche se hanno compare... cambiato molte cose, però vabbè. Ma non lo diciamo sempre che se uno vuole il fumetto si legge il fumetto. Esatto. Sì, poi è capitato anche che hanno preso questi attori, che adesso vi farò vedere, e quindi dici, beh, che Tin, bello. tin, 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 tiriririti. Ho fatto Anche le sono fatti donne, apposta. ovviamente. Si può apprezzare una donna o invidiarla in certi casi. In quel momento in In cui non sai molti se vuoi essere lei o stare con lei e dici, oddio. Es- È giusto apprezzare anche gente del proprio sesso. Se qualcuno fa un lavoro che tu non fai e non riesci ad avere un minimo di empatia per il lavoro che una persona sta facendo, basta cercare su YouTube training Marvel, giusto per Sì, e rimanere sul lo tema vedi. Marvel, ma è un discorso in realtà Cioè, generale per qualsiasi film, però basta cercare su YouTube training e vedere il mazzo, giusto per non usare altre parole, che si fanno. mm. Ma questo viene sicuramente anche dal fatto che vedendo che c'è la realtà adesso è profondamente distorta. Uno pensa che tutto quello che vede è vero, e invece magari è ritoccato. Oh, È e chirurgia. Non poi voglio il fare nomi. contrario. Kardashian. Esatto. Mm? Però, cioè, per esempio, noi adesso siamo truccate e anche abbastanza truccate. Guarda, sì. Però, se io faccio, se abbasso un po' la luce, si vede già di più qualche ruga? Spero si veda di più. Voglio far vedere Non di lo più so. che le rughe ci sono. Cioè, qua c'è un brufolo. Qua c'è un brufolo sì, che io ho anch'io ne ho un coperto. Un brufolo terribile che io ho coperto. Però, detto questo, se io vado su Instagram e apro la fotocamera, Hai un trilione di filtri. hai un trilione di filtri. È divertente provare i filtri che ti modificano la faccia, per carità. Sì. Ma se cominci a postare solo foto in cui hai la faccia modificata, dopo un po', psicologicamente credo sia pericoloso. Non voglio addentrarmi nella psicologia, per carità. No. Poi quando ti si apre la fotocamera frontale del telefono per sbaglio, ti viene un infarto, cazzo. Da quello a prescindere, secondo me, però. Sì. Esistono talmente tanti filtri e non sono solo... La cosa che mi impressiona di più è non è il filtro che ti toglie i brufoli o ti appiattisce la faccia, ma ti modifica il naso, ti ingrandisce gli occhi, ti ingrandisce le labbra, ti stringe le narici. Esatto. Cioè non sei più tu quando posti la foto. No, ma poi anche Snapchat, cioè forse quasi tutti i filtri di Snapchat ti fanno un naso da Voldemort e sti occhi da alieno che, cioè, ti spostati. Infatti io Raga, Snapchat non lo uso mai, non ce la faccio. aspetta, voglio andare... Look, questo se non ha filtri, questo è grosso così ed è il mio. Non è vero, c'è un po' di contouring qua. Vabbè, ma quello tutti, dai. Esatto, però non ho timore a dirlo, anzi. No, ma perché? Eh no, ma c'è gente che ti fa la foto così e poi ti dice: no, no, le mie labbra sono così. Le mie labbra sono di questo colore naturale. Ah, stai morendo, ok, perfetto. Ci sta. Mi ricordo un po' di anni fa che avevano piazzato in piedi un gran ferio delle attrici perché si erano ritrovate super ritoccate sui giornali quando non Ah, sì. volevano. Forse Jennifer una Aniston? era Drew Barrymore. Sono Fantastica. felicissima che adesso ha il suo show dove intervista le persone e lei, non lo so, è fantastica, non so neanche come Ok. descriverla. Com'è che mette yeah, ok. I'm not Juicy Grossi anymore. Bella, Charlie's Angels Forever. Peccato che non li possiamo provare, farli vedere in Possiamo diretta. provarli adesso e poi metto i video.
Ah, giusto. No, allora adesso vi faccio vedere il mio preferito perché io ho il mio preferito. Oh mio Dio, mi è uscito Sì. un video di gatti, mi sono distratta, scusate. Oh no. Ovviamente adesso Dell'esempio. manderò a Giulia in diretta. Oh. Che mi piace fortissimo è questo, che in realtà non è un filtro che cambia la faccia. No, non cambia la faccia, si chiama pastel, semplicemente cambia i colori Ah, ok, lo vedo. del... Lo rende un po' più saturato. Sì, ma questo qui lo uso sempre, quello che stai facendo adesso. Cioè, cambia leggermente solo i colori. Mi fai gli occhi leggermente più gialli e mi piace tantissimo. Però ci sono dei filtri che sono veramente angoscianti, cioè... No, aspetta, ne faccio anche una con Snapchat così faccio capire cosa che intendo, che sembri un alieno. Snapchat ce l'ho per questo filtro. Aiuto. Oh Gesù, questo fa ridere però. Questo è bellissimo. Adesso provo a fare un video così sentite anche la voce. È bellissimo. Però quelli che dico io che ti cambia... Guarda che roba. Mamma mia, e guarda, adesso ti faccio vedere quelli che ho trovato io. L'ultima foto sono io naturale. E tutte le altre sono adesso le prime che ti mando. Vabbè, hai quella che ti ho mandato prima, che già Oh mio Dio. questa qua è terrificante. Le modifiche ce ne sono veramente tantissime. Mm-mm. Il problema è che se lo fai ogni tanto perché ok, va bene, se lo fai tipo Sempre. ma anche perché sei convinta di essere così, raga, amatevi. Io odiavo il mio naso da piccola. Davvero? Lo odiavo a morte perché è lungo, non è a patatina. Se mi giro di profilo picchio contro il microfono. Ma... Non mi è mai piaciuto il mio naso. Cioè, ok, sono fortunata perché non è che sia deforme. No, infatti. O chissà che cosa. Però è anche vero che non è un naso che se mi inquadri da tutte le prospettive è bello. Cioè, ci sono Secondo delle me angolazioni. sì, Beh, a me a me non... piace. Grazie. Ma ci sono delle angolazioni che non viene bene. Ma a me non piace. Per cui so che devo mettermi in determinate posizioni, so che eccetera, eccetera. Quello sono anche trucchi del mestiere, per carità. Quando mi fanno delle foto e mi mandano, magari faccio uno shooting e mi mandano le foto e mi rendo conto che sono troppo ritoccate, Mhm. non mi piace. Non mi piace per niente. Se no non si vedono. Io ho un sacco di nei in faccia. Almeno 3 di qua, 1 di qua. E molto spesso quando faccio gli shooting poi me li tolgono. E io lo odio. Perché ce li ho. Ok che li posso levare col trucco se serve. Sono una parte distintiva. Infatti. Poi questi qua ce li hai simmetrici. Esatto, cioè la mia OCD, stavo per dire che la mia OCD è estremamente contenta di avere tipo Padme in Star Wars. Infatti. Questo purtroppo è un argomento prettamente per le donne. Se un uomo arriva con un po' di pancetta, con qualche capello bianco, con qualche ruga, con un naso un po' più pronunciato, è un tipo. La donna molto spesso le vedi sempre più tutte uguali. Il mondo è bello perché è vario. Sì, ma adesso somigliano tutti alle Kardashian. Non so. Ma perché, raga? Prendete a modello, non lo so, Kate Winslet, Kate Blanchett, una Kate qualsiasi di Hollywood. Una Kate, Kate Blanchett. Beckinsale. Kate Beckinsale. È quella però Ciao, troppo Kate Beckinsale, perfetta, sì, mannaggia. troppo perfetta. Esatto. Cioè, abbiamo nominato 3 attrici che Kate Beckinsale era stata considerata troppo bruttina per fare... Da chi? Per l'Arbor, mi sembra. All'inizio dicevano che era troppo bruttina. Aveva raccontato che, non mi ricordo dove, le avevano detto che non era molto... Aspetta che lo cerco, Voglio essere precisa quando cito queste cose. Io posso capire, ma non perché lo penso. Posso capire Meryl Streep perché lei è un tipo, non è brutta, non rispetta Esatto. magari i canoni, però secondo me Certo è che- bellissima cioè, ed era stupenda da esatto. giovane. Ma Però poi Kate Beckinsale cos'è che ha di... Non lo vai a dire, cioè nel senso sei una merda se hai lì l'attrice davanti e tra l'altro parli in un'altra lingua e lei ti capisce, cioè che figura di... Cioè? Non lo sai, Non lo so. di No, questo Meryl pezzo... Streep, che lei è Un'altra andata lingua? per... lei era Ricordo per King Kong che le avevano detto che non poteva... No, lei è andata a fare il provino per King Kong dai De Laurentiis, che in italiano, quando lei è arrivata, dicevano no, brutta, non va bene, e lei ha capito perfettamente che dicevano quello e gli fa, ok, vabbè, ciao. Chiedo scusa a nome di tutta l'Italia, mi dispiace, non voglio Meno male che non associarmi. era, meno male che non era più qui, cioè era una casa, erano già di Sì, là, ma- erano gli italo-americani. Sì, ma chiedo comunque scusa. Anche se gli italo-americani non li reputiamo tali. No. Non sono italiani gli italo-americani. Non è cattiveria, però non è la stessa cultura, cioè è proprio un'altra cosa. E quindi... Abbiamo citato Kate Winslet, che è stata considerata una cicciona per anni, cioè voglio dire. Era Michael Bay, era per l'Arbor, che lei aveva appena avuto la bambina e aveva perso del peso, ovviamente, per tornare in forma, però le avevano detto che Michael avrebbe Sheen, dovuto... tra l'altro.
Esatto. Brava. Bello. Ciao. Oh, Cioè, brava. e le avevano detto che se avesse avuto la parte doveva fare allenamento. Mhm. E lei fa: io non capisco perché un'infermiera nel 1940 dovesse avere il super fisico. Cioè, posso capire un po' secca perché comunque era il periodo in cui c'era Sì, una però- guerra in corso, però cioè, Esatto, però se era essere già asciutta, voglio dire. fotomodella, insomma. Ma poi Kate Bacon, cioè... Poi vorrei anche far notare che lei adesso comunque è ancora fighissima, cioè è stupenda. Meravigliosa. Sembra più Fate giovane un di giro me. sul suo Insta. A parte il fatto che fa morire da ridere. Sì, è molto comica. Lei e il suo gatto. Poi io, vabbè, io già i video di gatti li amo, ma lei con il suo gatto è tutta un'altra cosa. Posso dire che io disprezzo profondamente tutti quelli che vanno sui profili social degli attori per insultarli. Ascolta, Ma profondamente, ce ne sono tantissimi. ci sono molti attori o, vabbè, gente famosa in generale che io non riesco a capire neanche perché sono famosi e non mi piace. Kardashian. E tre. Però, no, non vado sotto il loro profilo Kardashian, Qua. a scrivergli che fanno schifo. Cioè, non ci vado, fine. Cioè, poi non fanno schifo, poverine. Cioè, sono delle persone normalissime. Cioè, oddio, normalissime. Comunque, sono delle persone come tutti gli altri, però, sinceramente, secondo me, non hanno senso non di esistere, perché... Però non hanno senso. La loro essere dove fama sono. non è giustificata, secondo me. Punto. Però, sono famose, buon per loro. Guadagnano un sacco di soldi, buon per loro. Ma non vado a rompergli le palle. Non Lo ti sono. piace qualcuno? Vattene. Cioè, io non sono mai andata da Barbara D'Urso a dirle che il suo programma vorrei che prendesse fuoco lo studio di notte. Però ho solo goduto quando ho scoperto che hanno chiuso una delle sue trasmissioni adesso. Quindi dico, Anch'io. E sono molto felice a riguardo. Anche perché ci ha fatto fare un po' di figure anche all'estero, non vorrei dire. più volte. Cioè, non è un video di gente che scuoia cuccioli e quindi hai il dovere morale di scrivergli fate No. schifo, No, denunciarli e segnalarli. È gente che fa queste cose, cioè lo fa per vivere, vengono seguiti, purtroppo. E non si lasciate sa perdere. perché, Cioè, però. Ma giusto poco tempo fa Giulia Roberts aveva messo una sua foto su Instagram, mi sembra. Tra l'altro con sua nipote, stava giocando a carte forse con sua nipote. Ah, con Emma Roberts. Con Emma Roberts. E lei era struccata con la coda in casa, normale, e sotto c'era una valanga di commenti tipo Dio, sei invecchiata malissimo, quanto sei brutta, o roba così. A Giulia Roberts. Seriamente? Non so che dovrei Andate a commentare, ma non nascondervi. riesco. Non ho più Non parole. so cosa dire. Ma poi voglio dire, ma tu quando Cioè- sei in casa tua, seriamente, sei tutto tirato e col fondotinta con 14 strati? Questa è la mia... io mi sveglio Sì, così. sì, anch'io, così, guarda. Col contouring, Sì, sì. l'eyeliner e il rossetto blu. Ma dai! Voglio andare a casa di queste persone senza dirglielo e fargli una foto mentre stanno mangiando un Esatto. panino con la mortadella. Io mi ricordo tutti gli insulti che tirarono addosso alla moglie di Hugh Jackman quando uscì una foto di loro due in spiaggia. Non so se l'hai sentita. Sì, sì. Scaldabagno, cioè le hanno detto di tutto. Ma sarò volgare se ci sono bambini, chiudete, tappate le orecchie ai bambini. E qui entra Federica che mentre monta deve fare la censura, vai. Grazie. Questa si sta Hugh Jackman. E voi no, stateci. Thank you for coming to my TED Talk. Esatto. Tra me è successo che magari un ragazzo che pensava di essere carino mi dice tipo, no, ma a me piaci anche senza trucco, non c'è bisogno che ti trucchi. Ehi, lo apprezzo, ma se io mi voglio truccare non lo faccio per te. Di sicuro non lo faccio per te. La Ok. quarantena ha mostrato questo. Mm. È il motivo per cui le donne... c'era un bellissimo video che faceva vedere la mascherina dentro, tutta sporca di fondotinta e rossetto. E è il motivo... Questo fa capire che le donne non si truccano per voi. Esatto. Ok? Io mi trucco anche se deve venire una mia amica a casa a trovarmi, ma non lo faccio per la mia amica, lo faccio perché io mi sento bene così. Mi piace, esatto. Cioè, ma non è che, ad esempio, mi è capitato di andare a fare la spesa struccata, mi è capitato di andare in giro struccata perché forse non avevo voglia. Quindi apprezzo tu che mi dici mi piace anche senza trucco. Da una parte ti dico anche fatti una visita oculistica. No! Però se io mi trucco non è per te, mi trucco per me. Esatto. Poi magari a volte Esatto. anche per te, però. È un segno d'amore. Allora, è sempre un piacere quando sei struccata e qualcuno ti dice che stai bene o che... Mhm. Per carità, ti fa sentire bene perché vuol dire che, ok, grazie, ne prendo nota. Però io adoro truccarmi, mi piace i colori, ho tante cose di colori diversi, mi sono ordinata 5 eyeliner di 5 colori diversi. Li ho trovati su Wish, li ho pagati 2 euro l'uno. Questo podcast non è sponsorizzato da Wish, ti prego. Wish, ti prego,
Mandaci le cose non dopo 14 anni bisestili. Ti prego, grazie. Fa una confessione, non ho mai ordinato niente da Wish. Sono team Amazon io. Amazon e Shane, perché Shane ha le taglie. Vabbè, sì. No, Wish Grazie, funziona per gli esperimenti. Questo mascara, non so se si vede perché non capisco se si vede, Sì, si vede, si vede. Sì. è di Wish ed è veramente fantastico. Tra l'altro è super cangiante. Ma quel pacchetto è bellissimo. Ed è ancora più bello la confezione, perché è super... Però a parte quello, beh, io mi trucco perché mi piace. Mhm. Mi piace stare struccata perché posso prendermi un po' cura del mio visino quando non devo uscire, per cui mi Infatti, grazie metto quarantena. tutte le mie cosine da disadattata, che sembri uscito da un film horror, perché hai tutta la faccia che si Sì, crepa aspetta con le che dovrei maschere. avercela. Eccola. Eccola lì. Adoro questa sfida che c'è su TikTok. Adesso che devi fare? Cosa faccio? È troppo forte. Ho sentito Megan Fox che ha detto, io personalmente ho sentito Megan Fox, Ok. ovviamente, amica d'infanzia, ciao Megan. Ciao Megan. Mi ha detto, io prima li leggevo i commenti sui miei social, ma adesso non li leggo più, che è molto salutare. Lo so, io non so se riuscirei a reggere tutta Commenti. questa pressione dei social media, Ehm. specialmente se hai una vetrina così ampia come può essere la sua. Visto che tu hai citato Joss Whedon prima. Whedon? Non so, come Non lo si... so. Quel tipo. Vabbè, lei comunque ha avuto problemi simili, non con lui, Michael però Bay. Michael Bay, e lei ha avuto il problema di, siccome era molto bella, era anche molto Sottovalutata e sfruttata. sottovalutata, sfruttata, ma anche, cioè io guardavo video di premiere di lei che arrivava e gente che non smetteva di chiamarla. Vabbè, in inglese si chiama catcall, in Sì. italiano non, vabbè, No, è giusto, cioè lo fanno, è quello che è quando ti chiamano dalla macchina, stessa cosa. Però Qui lei lo è facevano alle premiere alle ed erano i premiere. paparazzi, che comunque gente possa essere antipatica, però è gente professionale che dovrebbe comportarsi in un certo modo e No, vedere no, un infatti. certo cioè un comportamento di questo tipo nei confronti di un'attrice. No, è terrificante. E vedi, a proposito di Justice League, piantatela di stare sotto casa di Ben Affleck, avete rotto le palle, ok? Mi fa tanto piacere vedere foto di lui tutti i giorni, che esce a prendere i Dunkin' Donuts o gli acquisti di Amazon che gli arrivano sotto casa, ok? Che Però è mood, triste. che mood. Lui con 14 pacchetti di Amazon sono io, Carola, in quarantena. Io non so quanta Devo- roba sto ordinando, devo smetterla. Devo Ho un smetterla di problema. Amazon, devo smetterla bloccami. Devo smetterla di spendere io il giorno dopo. Io e il Corriere di Perché- Amazon ormai siamo amici, ci chiamiamo per nome. Allora, io non capisco gli attori che non sono riconoscenti nei confronti dei fan, che comunque se sono Quello no, famosi quello- è perché sì. comunque c'è gente che ti segue, per amor di Dio. Però nel momento in cui tu arrivi davanti al cancello di casa mia non va bene. Ah, ecco, io ho una domanda perché, visto che fai teatro, Sì. io ho notato, io seguo un po' di gente del teatro, specialmente di Londra, dalle parti di Londra, perché ci sono degli spettacoli che mi piacciono tanto. Allora, ce ne sono alcuni che dicono, non vediamo l'ora di uscire da teatro e trovarvi e fare le foto con voi, eccetera, eccetera. Altri invece dicono, no, non andate dietro perché io, come ho finito lo spettacolo, voglio andare a casa e dormire. In che posto ti metteresti? O se resti una via di mezzo, Allora, dipende dallo spettacolo. io ho un paio di amiche che sono andate a vedere gli spettacoli e sono rimaste dietro. Dipende dall'attore che sei, da chi sei. Perché se sei Ok. Tom Hiddleston, hai dietro di tutto, cioè quando esci sul backdoor. Ok? Mhm. Se sei un po' più sconosciuto c'è meno gente. A me piacerebbe uscire dietro e salutare e fare autografi e foto senza problemi, però la prima persona che mi mette le mani addosso senza consenso, piuttosto che c'è un attore a cui hanno tagliato i capelli, cioè gli hanno tagliato una ciocca di capelli. Sì. È quello che fa Mercuzio in Romeo e Giulietta. Biondo, quello che ha i A capelli Luca lunghi Giacomelli biondi. Ferrarini gli hanno tagliato un Sì. pezzo di capello. Esatto. No! Io sono un sacco orgogliosa di lui perché è un artista incredibile. Io Mhm. mi dà i brividi quel ragazzo, è fantastico. Poi spero che non smetta mai di fare quello che fa, ma non penso proprio, perché si vede che lo fa col cuore. Ci deve essere un limite, è chiaro che io posso essere esaltata quanto voglio per qualcosa. No, anche perché io cosa sono fai? Lo cloni? No, infatti Scusa, che ci devi cioè, fare? Arrivare a strappare i capelli a qualcuno veramente deve essere... sono stata una di quelle invasate che è andata a seguire un attore, cioè l'ho fatto, cioè ce l'ho la prova.
di Hook di Once Upon a Time. Ah, ok. Mi sono accorta che c'era troppa gente, gli avevamo preso un regalino, un giochino per cani di un coccodrillo che fa gnichi gnichi. Ma che occasione era? C'era una No, premiere? erano delle convention a Monte Carlo, ecco, Monaco, vabbè, lì insomma. E c'era anche Steven Hammel, tipo. Però non avevamo biglietti né niente, siamo andati. Steven Quello Hammel che fa Arrow? No, sì, ok. Sì. Siamo andate lì fuori ad aspettare, siamo state tutto il giorno lì fuori ad aspettare, lui non c'era. Allora siamo andati a farci un giro e poi ci hanno detto che era in un ristorante. Siamo andate davanti al ristorante, ma neanche cioè c'era un sacco di gente davanti alla porta e che guardava dentro e lui era seduto e io già lo trovavo fastidioso. Noi ci siamo spostate, ci siamo sedute in un angolino sul marciapiede. Ho detto magari esce, se no andiamo a casa perché era già sera, era tardi, no? Quando l'abbiamo visto uscire, gli ho portato il coccodrillo, gli faccio per te, gliel'ho lasciato in mano e già avevo tutta la gente che mi si schiacciava addosso. E allora ho detto, senti, niente, gliel'ho dato, mi sono fatta indietro e il karma, brutte bastarde che mi stavate spingendo, mi ha ripagato perché è stato lui che fa, no aspetta, vi devo ringraziare, mi ha preso per la spalla, mi ha tirato indietro e mi ha messo di fianco e siamo riusciti a fare la foto tutti insieme. carino. E ce l'ho la foto, tra l'altro c'ho una faccia tipo... Adesso la metto. Abbiamo regalato a Tom Hiddleston una mucca con un mantello verde. C'è in giro il video su YouTube, non si vede la mia faccia, si vede io che gli porgo la cosina e lui fa it's a lucky sheep. No, non è una pecora. C'è anche da dire che purtroppo adesso nel nostro ambiente c'è tantissima gente che vuole la fama, non vuole lavorare in questo ambiente. No. Purtroppo, ecco, col fatto che con i social media adesso sta diventando più facile per chi non ha talento, e non mi interessa, ma è così, cioè chi non ha talento sta diventando famoso adesso. Già prima a volte quelli che avevano talento facevano fatica. Esatto, adesso è ancora peggio. Adesso è ancora peggio. Però la gente dice, no, adesso divento famoso con i social media, con TikTok, con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Però poi quando si ritrovano dentro a cosa vuol dire Fare per questo. parte dell'occhio pubblico, e l'ho tradotto dall'inglese perché non so come dirlo in italiano. Public eye. Infatti, è un problema, non è colpa loro. Perché non è colpa loro. Però io vedo TikTokers, ad esempio, che sono giovanissimi, cioè non sono neanche maggiorenni, che arrivano all'aeroporto e sono circondati da paparazzi e gli chiedono, ma con chi stai uscendo adesso? Ma veramente ti interessa con chi esce un sedicenne? Cosa te ne frega? Ma non frega a me. Cioè, chi se ne frega? A Los Angeles, se tu vai in un ristorante, ti capita 8 volte su 10 che nel ristorante ci sia anche qualcuno di famoso e vedi gente che entra apposta nel ristorante non per mangiare, ma per farsi la foto con questa persona che sta mangiando. E ripeto, ci sta a essere riconoscenti per quello che hai, però la gente si dimentica che comunque sono persone. Un altro aneddoto non mio, non mio, è di una mia amica, che era andata a vedere uno spettacolo a Londra di Toby Stevens, che è l'attore protagonista di Backstage, il figlio di Maggie Smith. È andata in un ristorante a mangiare con la sua, credo fosse andata con l'amica, con degli amici, e 2 tavoli più in là c'era Toby Stevens con Maggie Smith e la famiglia, la moglie e i figli. L'hanno visto, non hanno fatto niente, hanno chiesto solo al cameriere di andare da lui e dirgli che avevano visto lo spettacolo, di fargli complimenti perché era andato, cioè, si è alzato lui ed è andato da loro. Ha fatto lo sposo. Ha fatto lo sposo. Ha fatto lo sposo. Anthony Yelchin riposa all'Hollywood Forever. E ogni settimana sua mamma va ad aggiustare la tomba. Oh. È molto bella, tra l'altro, perché hanno fatto una statua di Anton con attorno una composizione di fiori, però piante tutte colorate, una cosa bellissima. E la gente sa che lei va in un determinato giorno e fanno apposta ad andare in quel giorno lì per fare la foto con la madre. Il mondo è bello perché è variato. Ecco. Beh, ma ci sono quelli che vanno a importunare i figli degli attori. I genitori, i parenti. Nella mia scuola avevamo qualche figlio di attore, ma si cambiano il cognome apposta. Beh. Come se io non potessi googlare la faccia. Però qualcuno è riuscito a scappare da questa cosa. Però deve essere brutto perché non sai se la gente poi diventa amica tua perché ci tiene seriamente o perché vuole venire a casa tua per vedere tuo padre. No, infatti, devi essere in un giro giusto. Nel senso, a me piace tanto quando Hugh Jackman racconta che suo figlio dice che non lo considera per niente fico. Il figlio di Chris Pratt che si veste da Capitan America è Chris Pratt. Vabbè, ok. Era una cosa che ha raccontato Ben Affleck perché era sul set di del film che ha fatto quello con Adam Driver dove sono in costume. Ciao Adam Driver, ti vogliamo tanto ciao bene. Adam Driver, ciao Ben, perché prima non t'ho Anche salutato. Ben, ciao. Che ha raccontato che era il compleanno del figlio di Ben Affleck. Aveva Non mi dire fatto che ha dei fatto una regali. cosa alla Kylo Ren perché potrei morire. Sì,
Praticamente ha fatto sul set doveva tornare a casa, però tipo tutti i regali per il figlio non sono arrivati in tempo e quindi Adam Driver gli ha mandato dei regali e gli ha fatto un video come Kylo Ren dicendo sono io, cioè, e tipo il figlio che e però non da che cosa eravamo partiti? Da dove ci eravamo fermati? No, a come trattare gli attori. Allora, da Ok. fan direi che questo è un approccio che bisognerebbe mantenere, insomma, quindi Sì, sì. mantenere le distanze in un certo modo. Cioè, Poi, vabbè, anche perché dipende anche dall'attore. soprattutto perché devi renderti conto che non sono amici tuoi, nonostante tu li conosca perché conosci la loro vita, perché è pubblica. Magari hanno fatto dei personaggi che si avvicinano a delle cose che hai vissuto. Esatto, cioè devi chiedere sempre il permesso, perché altrimenti è una molestia esattamente come tutte le altre. Esatto. Non è che perché sono personaggi pubblici allora puoi trattarli come se fossero i tuoi pupazzi con cui vai a letto la sera. Ecco. Se invece ci lavori puoi essere un po' più... Sì, però fino a una certa, nel senso, anche quando fai regia, ad esempio, ti insegnano come approcciare un attore, ma non necessariamente famoso, ma una persona come chiunque. te. Sì, Esatto. esatto. Noi, vabbè, lo diciamo in ogni episodio, però noi abbiamo questa pagina dove gestiamo la nostra serie e quasi ogni weekend mettiamo un box, ma non solo di domande, anche per chiacchierare con chi ci segue così. L'altra settimana ci hanno chiesto come si approccia un attore che ha fatto una brutta performance, ecco. E io gli ho Ok. risposto, beh, prima di tutto non glielo dici che ha fatto una brutta performance, gli dai delle indicazioni semplicemente diverse. A me non piace nemmeno quando i registi fanno vedere all'attore cosa deve fare. Un conto è dirglielo, Perché non ok? è il tuo lavoro. Quindi... Esatto, un conto è dirglielo e dirgli no, ok, allora adesso vai da questo posto a questo posto con questo tipo di pensiero in testa, bla bla bla, ma metterti tu e farlo o addirittura fargli vedere l'emozione è un po' come dire non sai fare il tuo lavoro, te lo faccio vedere io. No, ma Quando anche comunque perché l'attore segue le indicazioni, cioè è fatto per seguire le indicazioni, non perché tu gli devi far vedere come farlo, se no stai facendo il suo esatto. lavoro. Come esprimeresti tu un'emozione non la esprimerebbe l'altra persona, soprattutto in Esatto. quella situazione perché non è se stesso ma è un personaggio, quindi è Mhm. un passaggio di 3 persone inutile. Si vede quando un rapporto attore-regista funziona bene o quando funziona male, Mhm. secondo me. Cioè, A te è mai capitato di ricevere delle indicazioni o essere trattata in questo modo magari? in malo modo? Oddio, Cioè, cioè o che un regista o qualcuno ti dicesse no, hai fatto una cosa brutta oppure adesso ti faccio vedere io come si fa. allora mi capita spesso, purtroppo, in teatro, di avere il regista che ti dice no, aspetta, dilla così e ti ripete la battuta e tu fai no, perché non la posso dire così, perché non la direbbe mai così il mio personaggio, quindi no. Sì, anche perché Sul comunque da parte set dell'attore c'è un lavoro di introspezione che il esatto. regista non fa, anche se No, magari devo ovviamente gli dà dire delle indicazioni. mentre a livello di cinema, no, devo dire che sono sempre stata abbastanza fortunata sia con te che con altri, che probabilmente ho avuto anche fortuna e non mi è mai capitato, a parte quando ho fatto però ancora studiavo che abbiam fatto Shakespeare e quindi lì non puoi cambiar le parole, mi dispiace, però mi è sempre capitato di trovare testi che potevano essere adattati, nel senso, se le parole non erano esattamente quelle, ma io Non trovavo un cambiava modo nulla. di esprimere non cambiava, cioè io trovavo semplicemente da personaggio il modo di dire la cosa, però c'era quella parola che proprio non suonava reale nella mia bocca e allora cambiavo la parola. Sì, sì. No, c'è un altro regista italiano, però purtroppo non posso fare il nome, e lui invece tende a insultare chi c'è sul set. Ma è proprio il suo stile e magari funziona in Italia, ma da un'altra parte no. O forse funzionerebbe per il suo nome, però è proprio il suo modo di fare perché vuole che la gente sia frustrata sul suo set per dare È una come certa Kubrick che faceva performance. andare fuori di testa la gente. Sì, sì. Ok? Però non sei Ehm, Kubrick, ok? no. Cioè, No, però è comunque un regista molto no, per famoso. carità. Perché, Io non ero attrice, facevo parte del dipartimento del make-up, però no, a me l'avevo personalmente non ha detto nulla perché io avevo gente sopra di me che ti controllava che il tuo parlava lavoro. con lui, quindi io per fortuna però ti fa sentire molto male, cioè ti No, dà... l'avevo immaginato Mm. dal tipo che Da una parte risulta, insomma. ti dà quel senso di ok, non devo sbagliare assolutamente niente perché se sbaglio qualcosa è la fine. Sei più attento a quello che fai, Mhm. cosa che in teoria dovresti già esserlo, però ti dà proprio quel senso di Non sgarrare, altrimenti è finita. self-consciousness. Però non Posso va capire. bene, secondo me. Ci No, dovrebbe essere un clima sereno sul set. diventa un regno del terrore poi, cioè non c'è Mm. lo spazio per Per una oggi. pubblicità dove ovviamente non ero la tipa che diceva hey, nuovo telefono. No, ero Ok. dietro perché era una pubblicità di un telefono ed era tipo dentro una sorta di media world, ma non era un media world. Sì. E tu dovevi fare semplicemente la persona che guarda i vari prodotti dietro mentre le persone principali parlano, eccetera. Mhm. Però ci hanno detto camminate, fine, cioè non ci hanno detto dal punto A al Dove? punto B. Quindi Sì.
tu cosa fai? Improvvisi? Vai un po' dove pensi. E continuavo a seguire comunque lo stesso. Una volta che l'ho fatto la prima volta, continuavo a seguire. A un certo punto il regista arriva, mi prende per il polso, cosa che non devi fare. Tu da qui a qui devi andare. Va bene. Dimmelo prima. 1, 2, tu non mi devi toccare. Quindi sono No, cose che bisogna tenere in mente. Mi è capitato sul set dell'ultimo film che abbiamo girato, che prima o poi uscirà, giuro, non me lo sono sognato, e che purtroppo col Covid non può uscire. Ho fatto per una giornata, perché serviva che facessi quello, questa cosa. Cioè era una scena in un bar e io dovevo Ok. far alzare o sedere le persone in base a quello che succede. La scena avveniva dietro tutte le persone su un divano, per cui Mhm. c'erano i due che parlavano, e sullo sfondo di loro due che parlavano c'era i tavolini, e dietro ancora c'era, su 3 piani, l'ultimo c'era la ballerina faceva la sua roba, sembra la stessa. Dietro ogni tanto a spot dovevano alzarsi. Non puoi pensare che sia una roba che una volta la fai in un modo, una volta la fai in un altro. Devi prendere il tempo e capire, e devi scegliere 2 persone che possono fare questa cosa, e sono sempre quelle che fanno sempre quella cosa. Se non lo fai prima, e come poi succede che trattano male te, oppure se lo lasci decidere, allora non ti puoi lamentare. Molte persone ce l'hanno in testa la cosa, ma pensano che gli altri riescano a vedere nella loro testa quello che vedono loro. E spoiler, Esatto. no? Quindi devi essere, cioè certo, non bisogna neanche dire le ovvietà, però almeno sii preciso su quello che vuoi, insomma. È un lavoro difficile, è un lavoro, Sì, sì. purtroppo serve un'organizzazione snervante, e tutto quello che è la preproduzione serve per quello. Sono Altrimenti poche le tutti cose che si fanno sul set e basta. Quando dico, ragazzi, no, dobbiamo fare il meeting per questa cosa, vabbè, ma mancano 6 mesi. Quando pensi di iniziare a farla questa cosa? Esatto. È un vantaggio questa cosa, questa difficoltà che si riscontra sul set, Mhm. proprio perché se vuoi farlo perché oddio che figata è il mondo del cinema, e poi ti ci ritrovi, ti rendi conto di quanta fatica fai e magari la smetti. Mhm. Diverso può essere per l'attore, nel senso che se hanno bisogno di te perché sei l'influencer di turno, che quindi porta un sacco di gente, non proverai quello che prova un attore normale che deve farsi strada a furia di ottime performance. Sì. Per cui deve essere perfetto sul set, impeccabile, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista interpretativo. Probabilmente ti ritroverai la troupe o il regista che ti stanno attaccati al sedere come se fossi un bebè, per cui no, tranquillo, rifarla, non preoccuparti. I giovanetti, i ragazzetti così quasi mai fanno le cose in presa diretta e glielo fanno doppiare. Oppure fanno i suoni dopo, perché è impossibile. Se non lo sai fare, non lo sai fare. Cioè, Sì, anche se io sono dell'idea che ridoppiare te stesso sia una delle cose più difficili no, del raga, mondo. no, Io lo no, è odio, terribile, non lo voglio è fare mai più. terrificante. No. Tra l'altro io credo di avere i flashback di guerra per questa cosa, perché quando stavo studiando, alla fine del percorso, era una specie di corso di tecnica sul set, Mhm. abbiamo fatto un piccolo cortometraggio, una roba Ok. proprio piccolina da 5 minuti, non so. E abbiamo dovuto girare in questo capanno in cui quel giorno di fianco stavano facendo le prove di musica. Ma abbiamo capito dopo perché c'era casino, e noi ci guardavamo e continuavamo a dire: ma come fa ad andare bene? Come fa ad Mhm. andare bene? E perché dopo hanno detto: ma sì, tanto c'era lo studio di registrazione di fianco, ci hanno fatto ridoppiare. No, io non lo No, voglio è fare mai orribile. più. Perché tu dici, vabbè, sono io, quanto sarà difficile ridoppiare me stesso, no? Devi sentire la tua voce fino allo sfinimento e già ti dà fastidio. Esatto, quando ti devi risentire un audio perché il tuo amico ti risponde dopo 3 giorni, dici cosa gli ho mandato? Tu dici, vabbè, no, sono io, cioè, alle mie tempistiche le no, perché comunque noi facciamo molte cose, lo sto notando anche con questo podcast, che facciamo molte cose di cui non ci rendiamo conto, tipo dire delle parole in continuazione. Io ho notato di dire assolutamente un sacco di volte, mi sto filtrando un casino adesso, assolutamente. Però sì, ci sono molte cose che ci rendiamo conto di fare e lo noti. Non riesci neanche a replicare cose che tu stesso hai fatto allo stesso modo. Ok, Fede, hai un film da suggerire ai nostri ascoltatori? Allora, Prego. ho una serie e un film, a parte Falcon e Winter Soldier che dovete guardare. No, però la serie che intendo è Ginny e Georgia, che pensavo che fosse un teen drama, che io ormai non è per l'età, però sai, non riesco più a relazionarmi tantissimo, anche se ovviamente sono cose che abbiamo provato tutti. Tutti siamo stati teenager, quindi riusciamo a capire cosa succede, però dopo un po' dici, le trovi anche un po' stupide, perché è un po' come quando riguardi i tuoi video, no? Che dici, oddio, qui avevo 15 anni, ero una deficiente, no? Che si è cambiato molto, ma ok. Adoro. Però in realtà è una serie
Non so neanche dove collocarla perché è molto particolare, specialmente perché la mamma ha la nostra età, quindi lei ha 30 anni, Ok. però ha avuto la figlia a 15 anni, quindi la figlia adesso ha 15 anni. La trama è molto particolare nel senso che inizia in un modo ma inizia a svolgersi in un modo completamente diverso. Per ogni puntata almeno c'è un plot twist, quindi suggerisco perché è molto bello. Il cast è fantastico comunque. Il film invece si chiama Durante la tormenta ed è un film spagnolo. Anche qui non è che posso parlarne troppo perché c'è un collegamento tra il presente, il passato e il futuro in questo film che... Non lo so, io la Spagna sinceramente la sto adorando perché sta sfornando cose molto originali, sceneggiature scritte molto bene, cioè si vede, ma lo si vede anche con molte serie che adesso stanno spopolando, che Sì. sono spagnole, quindi sono molto felice della Spagna, sinceramente. Sono felice che l'Europa si stia dando da fare in questo modo. Gracias. Gracias. Durante la tormenta, se avete visto La Casa di Carta, c'è il professore durante la tormenta, quindi c'è Alvaro Morte, poverino, Morte, però è il suo cognome. Lui bravissimo come al solito, non è il protagonista, però è uno dei personaggi principali. E non mi sento di dire molto perché... Spoiler. Sì, anche questo è complicato come da spiegare perché la sceneggiatura fa un po' di salti temporali, quindi è molto bello. Quindi sì, Bene, vi me lo suggerisco segnerò. volentieri, specialmente se siete gente che ama scrivere. Sono tutti e due dei prodottini molto belli anche a livello di scrittura, specialmente per... no, mi vengono i termini in inglese. Dillo in inglese, Eh, se lo trovo in italiano. Character development. Sviluppo del personaggio. Grazie Giulia per questa traduzione. Prego. Specialmente sotto quell'aspetto lì, quindi Bene. tu invece? Allora, vabbè, mi sto facendo un rewatch di Will e Grace, per cui tutti i bimbi che ci seguono, che non hanno mai visto Will e Grace, devi vederlo. È un ottimo spunto per magari una puntata che faremo più avanti sulla censura e il politically correct. È meraviglioso, ancora adesso. Sì, molto attuale. Esatto. Poi direi, vabbè, Justice League, sì, perché probabilmente l'avranno già visto tutti a questo punto, però Sì, beh. riguardatelo. E quindi di conseguenza Batman v Superman e Man of Steel, ok? E ho rivisto di recente che mi aveva già sconvolto una volta e riguardandolo sono rimasta ancora più sconvolta, è stato Predestination, Ok. quello con Ethan Hawke. Per Esatto. svariati motivi. Quello è un film molto strano, molto particolare. Allora, io sono una persona che proprio si lascia sorprendere dai film, non arrivo anche alle cose più basilari, a meno che non siano proprio ovvie. E mi lascio veramente prendere e faccio il possibile per evitare di scoprire i finali dei film. Anche mentalmente, cioè se sono in sala, magari c'è gente che mi dice no, vabbè, io ho già capito il finale e io... C'è un termine che adesso non mi viene, sospensione dell'incredulità, ed è esattamente quando tu spegni il cervello e ti lasci trasportare da una cosa che vedi o da una cosa che leggi senza farti domande, cioè sì, ok, per quelle 2 ore in cui tu sei al cinema gli alieni esistono, sei su un altro pianeta e stai cacciando i mostri, Esatto. sparandoli, ok, mi succede sempre. E questi film che ti fregano dal punto di vista della trama, dal punto di vista dei costumi, trucco e tutto quello che è, mi piacciono molto e quindi questo è molto bello. E poi ci tenevo a consigliare, anche se l'avranno già visto tutti perché è il film di Natale dell'anno scorso, Soul, Oh, il ok. cartone della Pixar. Diciamo che per tutte le persone che sono artisti principalmente, comunque che hanno una vocazione che non è trasportabile a qualcosa di pratico o di pragmatico, ne so, lavorare in banca piuttosto che fare il dottore, piuttosto che è qualcosa che è legato a un mondo molto difficile, molto astratto, è un film che fa veramente piangere, perché non voglio dire troppo, però chi fa questo lavoro sa che cosa vuol dire affrontare i genitori riguardo a questa cosa. Quando tu dici voglio fare il veterinario e segui la strada del veterinario, difficilmente un genitore ti dice No. no. Oppure si preoccupa perché potresti avere difficoltà nel tuo futuro. Quando dici voglio fare l'attore, voglio fare il regista, voglio fare il cantante. Oppure ti dicono, Capisco. beh, fallo come hobby, però dovresti fare l'avvocato. Esatto, cioè fortunatamente i miei genitori sono stati, hanno avuto paura e sono sempre preoccupati perché è un lavoro che Sì, no, è di vero. una fatica, a un certo punto lo accettano. Ok, quindi questo film parla anche di questo argomento. Siamo diventate un po' seppi adesso. Un po' seppi. Quindi niente, è stato molto bello. Sì, ci vediamo alla prossima Chiacchierare. puntata con un ospite, quindi se volete Mhm. scoprire chi è, Guardate. ci vediamo la prossima volta. And... Cut. Ah, mi hai già dato... Ma guardate, che previdente. no, sei entrata tu, tesoro. Ah, hai ragione. Era la tua la chat. Madonna, per una volta ti sto facendo un complimento. Vabbè, ok. No, va bene.
È girata, ti stavo facendo vedere. Mi ricordo che lei aveva... Aspetta. Ok. Ciao. La porta! Pronta? No, metti la sigla così ci carichiamo un po', Ero lì. no? Ok. Qua metto il video di quella che viene investita dal cartello stradale. No, aspetta. That's what she said! Ok, sì. E da lì arriviamo All'Italia. all'Italia. Ok, Hai un film da suggerire per questa puntata? sto pensando, tu ce l'hai già? Sì. Ok, vai, perché io ci sto ancora pensando. Me lo vuoi chiedere tu allora? Sì, sì. Ok, o me lo chiedo io. Federica, allora. No. Quindi ci dilateremo no. Ci vedremo. Probabilmente parleremo di questo anche. Aspetta che rifaccio. Torna su, fammi rifare la battuta. Probabilmente torneremo su. Cambiamo cosa, perché la puntata torna. Sì, cosa facciamo? 3. Cazzo! Vedi. Ah, vuoi fare tu? Penso facessi tu 3, 2, 1.